Buongiorno a tutti, oggi condivido con voi la riparazione di questa troncatrice combinata modello MS250, il cui piano di taglio superiore non tiene più la posizione corretta. Con l'occasione andremo anche a sostituire il pulsante di questa troncatrice, il cui cappuccio finale risulta andato disperso. Questa troncatrice utilizza anche un secondo pulsante di accensione e spegnimento, ma quest'ultimo serve solo per il banco sega superiore. Per finire ho deciso di dotare questa troncatrice con un pratico laser a batteria che mi consente di effettuare tagli più precisi. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale dedicato al fai da te. Vediamo come procedere andando per gradi, cominciando proprio dalla base superiore che non tiene più la posizione. Il blocco di questo pianale viene realizzato attraverso un meccanismo dotato di questa levetta che va a schiacciare un freno su un pistoncino di sollevamento e abbassamento dotato di molle al suo interno. Per effettuare questa riparazione devo necessariamente smontare il pianale della sega combinata. Attraverso questa chiave esagonale vado a rimuovere le due viti presenti nel piano superiore. Prima di effettuare questo intervento di riparazione vi ricordo che la manomissione di questi dispositivi altamente pericolosi comporta grave rischio di infortunio. Quindi non fate queste cose se non siete più che esperti e sapete quello che state facendo. In particolare non accendete mai la macchina quando il disco è scoperto. Per abbassare e alzare il piano sono presenti questi due pistoncini con delle molle all'interno che consentono lo scorrimento del pianale. Questo meccanismo collegato al gancio giallo permette di sbloccare il banco sega per essere utilizzato come troncatrice. Il pistoncino posto frontalmente permette di bloccare attraverso questa leva il pianale superiore, però non è più funzionante. Andiamo a smontare innanzitutto la leva di comando del freno. Questa leva smussata comanda sulla parte piatta il freno posto all'interno del pistoncino. Per estrarre il pistoncino e rimuovere il freno al suo interno vado a svitare la vite di blocco posta in basso. Una volta rimosso il pistoncino e la relativa molla, vado ad estrarre il freno logorato posto all'interno del meccanismo. Il difetto di questo freno consiste nel fatto che la parte anteriore a contatto col pistoncino è completamente liscia e non riesce più a bloccare il pistone nella sua posizione. Per ripristinare questo freno vado a smerigliarne la superficie per poi applicarci sopra della colla a caldo, creare così una superficie d'attrito sul pistone. Vado a appoggiare il pistone su questa colla in modo da fargli prendere la forma corretta. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno di mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al canale. Grazie per la vostra collaborazione. Una volta raffreddata la colla potremo staccare il nostro freno che sarà pronto per bloccare il pistoncino sulla sua posizione. Vado a rimontare il tutto in ordine inverso. Vi ricordo che se avete delle domande sulle mie riparazioni potrete inserirle in descrizione e cercherò di rispondervi prima e meglio possibile. La superficie gommosa data dalla colla a caldo contribuirà a bloccare il cilindro sulla sua sede. Vado a reinserire la leva di blocco. Verifico che ora il sistema funziona correttamente. Bene, a questo punto, prima di rimontare il piano superiore, andiamo a sistemare l'interruttore di questa troncatrice che risulta completamente privo del suo cappuccio. Andrò a sostituirlo con uno nuovo. Vado a smontare la maniglia di comando. All'interno troviamo tutto il circuito elettrico di controllo per questa troncatrice combinata. In primo piano l'interruttore privo del suo cappuccio che lo rende inutilizzabile.
Non è possibile riparare questo interruttore, pertanto decido di sostituirlo. Sul retro abbiamo 4 morsetti di collegamento, ma non si tratta del solito interruttore a due vie come quello di un trapano per intenderci, ma di un interruttore alternato in cui i due contatti vengono chiusi mentre gli altri due rimangono aperti e viceversa. Osservando lo schema elettrico di una troncatrice generica, oltre ai due avvolgimenti del motore è presente un terzo avvolgimento di freno che serve per frenare il disco rotante della troncatrice appena si lascia il pulsante. Accendendo la troncatrice, l'interruttore si chiude e della corrente passa attraverso gli avvolgimenti di start. Non appena viene rilasciato il pulsante, l'interruttore cortocircuita questa tensione al terzo avvolgimento cosiddetto di freno che contribuisce a bloccare quasi istantaneamente il motore. L'alimentazione 220 infatti entra all'interno del banco Sega. Grazie a questo microswitch viene inviata o all'interruttore della troncatrice o all'interruttore del banco Sega. Questi tre fili, due di fase e uno di neutro, passano nella parte frontale del banco Sega, arrivano alla maniglia contenente i due commutatori. Il neutro comune passa attraverso un disgiuntore di protezione del motore ripristinabile che serve a proteggere il motore in caso di sovraccarico. Una delle due fasi arriva a questo interruttore della troncatrice vera e propria, mentre l'altra fase va all'altro interruttore che si utilizza per il banco Sega. Si tratta di un interruttore autobloccante che all'interno contiene un relè che si eccita e permette il collegamento tra questi due poli ogni volta che premiamo il pulsante on e si diseccita premendo il pulsante off. Questo interruttore di sicurezza permette alla macchina di non essere accesa reinserendo la spina o in caso di blackout. Per permettere l'utilizzo del freno motore anche da parte di questo interruttore secondario è previsto all'interno della maniglia una scheda elettronica di controllo che attraverso un relè va a comandare l'avvolgimento del freno motore. Si tratta di una scheda composta da una resistenza e un condensatore in serie di limitazione della tensione della corrente e 4 diodi di raddrizzamento. In uscita avremo una tensione di 24 volt raddrizzata dallo Zener presente che andrà a commutare il relè da 24 volt per attivare il freno motore. Possiamo facilmente individuare le resistenze di limitazione della corrente, il condensatore al poliestere, lo Zener, alcuni condensatori elettrolitici di filtro e il ponte raddrizzatore. Questo relè è normalmente chiuso, si apre all'atto dell'avvio del motore e si richiude allo spegnimento per attivare il freno motore. Bene, una volta capito il funzionamento della parte elettrica di questa troncatrice, torniamo al nostro interruttore. Vado a smontarlo e a sostituirlo con un nuovo interruttore dotato anche del relativo cappuccio, marca Hont, modello HT1004. Andiamo ad effettuare dei test di continuità sul nuovo interruttore e anche su quello vecchio. In posizione acceso il vecchio interruttore presenta una via in corto, quella dell'avvolgimento che fa ruotare il motore, e una via aperta, quella della bobina del freno motore. In posizione spento il nuovo interruttore presenta una via chiusa, quella del freno motore, e una via aperta, quella dell'avvolgimento che fa girare il motore. Fatte queste verifiche andiamo a sostituire il vecchio interruttore. Questo nuovo interruttore tuttavia non è l'originale, che risulta introvabile, pertanto dovrò apportare delle modifiche alle plastiche di questa maniglia per farlo entrare correttamente al suo interno. Una volta prese un po' di misure e segnati i punti della plastica da rimuovere, vado con il mio saldatore con punta intercambiabile a taglio a rimuovere tutta la plastica in eccesso per far spazio al nuovo interruttore. Una volta fatto spazio all'interno di questa maniglia posso andare a ricollegare il mio nuovo interruttore sui 4 cavi che avrò precedentemente segnato.
e a questo punto posso andare a rimontare tutta la maniglia reinserendo tutti questi circuiti al suo interno, armato di pazienza e cercando di far rientrare ogni filo al suo posto. Fatto tutto questo lavoro certosino, posso andare a testare il mio nuovo interruttore, non prima però di aver rimosso il disco di taglio per sicurezza. Bene, prima di richiudere il tutto noto su uno schema elettrico generico la presenza di un laser. Vengo colto da ispirazione e decido di installare anch'io un laser sulla mia troncatrice di vecchia data. Online infatti sono disponibili dei moduli laser che proiettano delle linee laser che posso validamente inserire all'interno della mia troncatrice. Si tratta di moduli a bassa tensione, circa 3 volt, che possono anche essere regolati sull'orientamento della linea e che andrò a applicare nella parte centrale del disco e proiettando la linea sulla parte sottostante della zona di taglio. Per una migliore calibrazione ho inserito questa vite che mi permetterà di variare la pendenza del laser per concentrarlo sulla zona di taglio. Il modulo laser sarà fissato attraverso questa piccola staffa sulla plastica in modo da avere un fissaggio solido con l'utilizzo di due viti laterali. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link relativi agli attrezzi e ai materiali utilizzati nei miei video. Per alimentare questo laser utilizzerò una batteria a litio 18650 inserita nello slot apposito che sarà attaccato attraverso del biadesivo nella parte esterna di questa plastica. Faccio passare i due cavi del laser all'interno e vado a saldare il cavo positivo al terminale positivo dello slot della batteria a litio 18650. Per accendere e spegnere il laser vado a praticare un foro nel quale inserirò un interruttore a slitta collegato in serie sul negativo della batteria che interromperà di volta in volta l'alimentazione. Nell'effettuare queste saldature su questi interruttori a slitta vi ricordo di non insistere troppo con il saldatore per evitare il danneggiamento dei contatti interni. Una volta saldato il terminale negativo alla batteria, il mio circuito è pronto per l'utilizzo. Calibrando la lente è possibile sia orientare il fascio laser che concentrare l'intensità della luce per ottenere una linea più sottile. Per ricaricare la batteria al litio sarà sufficiente procurarsi un comune caricabatterie al litio per pile 18650. Considerato l'assorbimento di questo laser di qualche decina di mAh, una batteria al litio durerà parecchio tempo. Prima di rimontare la plastica vado a calibrare leggermente l'inclinazione del laser con l'apposita vite. Una volta conclusa la procedura di allineamento, posso andare a rimontare il mio piano del banco sega e fare alcune prove. E verifichiamo la coincidenza del laser con la superficie di taglio. A questo punto la mia troncatrice, riparata sia nel piano che nell'interruttore e aggiornata con questo laser, è pronta per 1000 nuove avventure. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando pollice in su, io vi do appuntamento alla prossima volta.